Bentornati cari amici, io mi accingo a realizzare e a registrare la quinta video lezione su David Hume insieme alla mia straordinaria gattona Sophie, che non è soltanto la mascotte e la portafortuna, ma è la mia socia e deve aiutarmi in questa video lezione. Vuoi stare con me per aiutarmi, Sophie? È vero, forse no, ma no, Sophie, resta con me. Hai studiato David Hume oppure no? Non hai studiato niente? Io ti avevo dato delle pagine da studiare. È proprio il mio amore, Sophie. Va bene. Ora la lasciamo andare. Ciao ciao Sophie. Hume, parliamo oggi di questo, distingue due tipi di conoscenza. Una conoscenza empirica, anzi la metto come seconda, è una conoscenza astratta. Ma come professore, lei ci ha appena detto che la conoscenza in Hume si basa esclusivamente sull'esperienza, su percezioni, ma anche le idee sono ripetizioni di percezioni o associazioni di percezioni che derivano anche le idee dalle percezioni primarie, ovvero dalle impressioni. Come mai ora ci dice che oltre ad una conoscenza empirica esiste una conoscenza astratta? Fate attenzione perché la cosa è sottile. La conoscenza astratta è una conoscenza certa ed è la conoscenza della matematica. La conoscenza empirica invece è una conoscenza incerta e riguarda materie di fatto, quelle che Hume chiama matters of fact, materie di fatto. Invece la conoscenza astratta, la conoscenza certa, non riguarda materie di fatto, riguarda cose certe che si basano sulla relazione tra idea. Relations of ideas, relazioni tra idee. Ma come? Non solo quella empirica non è l'unica conoscenza, ma è anche quella che sembra peggiore, è una conoscenza incerta, una conoscenza che sembra solo probabile, mentre la conoscenza astratta, la conoscenza matematica, dà una conoscenza certa. Perché la matematica, la conoscenza astratta, dà una conoscenza certa? Perché si basa sulla relazione, sulle relazioni di idee, considerando le idee staccate dalle impressioni corrispondenze. Ma come, professore, lei ci ha sempre detto che un'idea fa riferimento alle impressioni corrispondenti? Sì, attenzione, Hume non sta dicendo, contraddicendo tutto quello che ha detto prima, che le idee delle matematiche non derivino dai sensi. Per lui anche le idee delle matematiche derivano dai sensi, a differenza di quello che diceva Cartesio, che tra le prime più sicure tra le idee innate Cartesio inserisce proprio le idee matematiche. Per esempio, se io ho l'idea di un triangolo, secondo Hume, ricordate che non esiste l'idea dell'universale, quindi non esiste l'idea di un triangolo in sé, il triangolo è solo un nome che designa qualcosa che somiglia ad un singolo triangolo, un triangolo individuale. Se io ho l'idea di triangolo in matematica, quest'idea ha un'origine empirica, come tutte le idee matematiche, cioè deriva da un oggetto più o meno triangolare che io ho visto, e ho visto tanti triangoli anche disegnati sui libri, eccetera, e quindi mi si crea l'idea di triangolo. Anche l'idea di numero, attenzione, per Hume è un'idea assolutamente empirica. Anche l'idea del 2 o del 3 sono idee empiriche. Io non avrei l'idea del numero 2 se non avessi visto due oggetti simili, due tavoli, poi in un'altra circostanza vedo che viene aggiunto un altro, sono 3, vedo due oggetti simili o 3 oggetti simili che hanno connessione tra loro, allora mi formo l'idea di 2 di 3 che prima non avevo alla nascita. Non è un'idea innata, non è un'idea che sorge direttamente dall'intelletto. Quindi lui considera, attenzione, non si sta smentendo, lui considera derivanti dai sensi tutte le idee, anche le idee più astratte, anche le idee più stabili, più certe, cioè quelle della matematica. La conoscenza astratta non fa altro che mettere in relazione delle idee. Succede che anche se il triangolo, il 2 e il 3 derivano dall'esperienza, la matematica che fa? Tratta le idee
e questo, per questo la conoscenza astratta matematica è certa, mette in relazione delle idee trattandole come se non avessero relazione con l'impressione corrispondente da cui queste idee sono derivate. Il triangolo deriva dalla visione di tanti triangoli sensibili empirici, però il matematico tratta il triangolo come se quest'idea fosse separata dalla sua origine. Le idee della matematica derivano tutte dall'esperienza, ma poi vengono utilizzate all'interno della matematica come se non avessero queste origini, cioè conoscenza astratta. Le idee della matematica vengono trattate astrattamente, senza dimenticando la loro origine dall'esperienza, senza più che abbiano contatto con l'esperienza. Infatti la matematica non prende niente dall'esperienza, non è una cosa empirica, non osserva la natura. Per questo motivo la conoscenza matematica è certa perché mette in relazione idee che appunto derivano sì dall'esperienza, ma vengono utilizzate come se non derivassero dall'esperienza. Ci si cristallizza su quell'idea, si dimentica l'origine empirica di quell'idea, si usa quell'idea senza più far riferimento alla impressione corrispondente che ha generato quell'idea, d'accordo? Per questo la conoscenza matematica è certa perché tratta le idee ideali della matematica come fossero davvero ideali, anche se hanno un'origine empirica. Attenzione, Hobbes diceva una cosa del tutto simile, che all'origine delle idee matematiche vi è l'esperienza, però poi vengono usate in maniera come se fossero idee razionali. Il problema è che Hobbes diceva questo di tutte le idee, tutte le origini, tutte le idee hanno un'origine empirica, però poi vengono usate come idee, e per questo diciamo che Hobbes fa parte più della tendenza del razionalismo più che dell'empirismo. Ne abbiamo parlato della conoscenza secondo Hobbes e del metodo secondo Hobbes, i due tipi di conoscenza. Quindi, d'accordo, la conoscenza matematica è certa, relazioni tra idee che vengono prese astrattamente senza più relazione con l'esperienza. Le idee in matematica sono di tal fatta tanto da essere le uniche idee che possono essere usate come se non derivassero dall'esperienza e danno quindi una conoscenza certa. Che cosa significa conoscenza certa? Significa conoscenza che è necessaria, conoscenze che, quelle matematiche, sono certe e sono necessarie logicamente, infatti il loro contrario darebbe contraddizione. Quindi la conoscenza matematica è astratta ed è certa, però c'è il problema che adesso vedremo, che non fa riferimento all'esperienza. Quindi la conoscenza matematica è certa, quindi le sue idee, le sue conclusioni, le conseguenze a partire dalle premesse sono necessarie, cioè pensare il contrario implicherebbe contraddizione logica. A partire dalla definizione delle proprietà del triangolo, io devo necessariamente concludere che la somma degli angoli interni di ogni triangolo corrisponde a 180 gradi, cioè a un angolo giro. Pensare che dalle proprietà del triangolo la somma degli angoli interni può non essere 180 è un assurdo logico, quindi implica contraddizione logica. Non solo non è così, ma logicamente non potrebbe neanche esserlo, perché le idee certe sono necessarie logicamente in quanto il loro contrario produrrebbe contraddizione logica. Invece le idee empiriche, le idee che riguardano materie di fatto, cioè la conoscenza empirica probabile e incerta, viene chiamata da Hume anche conoscenza fattuale, riguarda non idee astratte o trattate astrattamente come le idee della matematica, riguarda materie di fatto, cioè fenomeni che a differenza della matematica si danno nell'esperienza, possono esserci come possono non esserci. Per questo è una conoscenza probabile o incerta. Questo implica che possa essere vera una cosa
oppure no, dipende dal fatto che si produca o no un certo fenomeno. Invece la matematica è certa perché non è condizionata dal fatto se avvenga un fenomeno da fatti empirici. Invece la conoscenza empirica riguarda materie di fatto che può esserci, può non esserci, e quindi anche quando una cosa è vera in base all'osservazione empirica si può sempre pensare, attenzione, che esista il suo contrario, senza contraddizione. Facciamo un esempio. L'aria è pesante, è vero. Attenzione, Hume non dice che la conoscenza empirica probabile, incerta, fattuale sia qualcosa di relativistico. Può essere una cosa, può essere un'altra, indipendentemente. Può essere una cosa in natura o un'altra, ma una volta che abbiamo fatto osservazioni empiriche, quella nostra teoria empirica è vera, cioè l'aria è pesante ed è vero. L'aria è pesante, non è scontato, cioè non è un processo che deriva dal pensiero, dalla mente astrattamente, come i teoremi del triangolo. Io per dire che l'aria è pesante devo andare a fare delle misurazioni empiriche, degli esperimenti, ok? Poi troverò che l'aria è effettivamente pesante. Avrebbe potuto non essere pesante? Sì, posso benissimo pensare all'aria che non è pesante, per esempio in assenza di gravità. Però diciamo che su questa Terra, con questa gravità, in certe condizioni, l'aria è pesante, però non lo era necessariamente a priori con il pensiero, come i teoremi del triangolo. L'aria è pesante perché sono andato a fare delle misurazioni empiriche, è una materia di fatto, qualcosa che ha una valenza empirica. Quindi significa che il contrario non è contraddittorio logicamente. L'aria è pesante, è vero che l'aria è pesante, l'abbiamo sperimentato. Possiamo pensare che l'aria non sia pesante? Sì, possiamo benissimo pensare che l'aria non sia pesante. Questo non implica contraddizione logica. Non è un triangolo con quattro lati, è una cosa che avrebbe potuto verificarsi, non è vera, avrebbe potuto però essere. È comunque pensabile, quindi la conoscenza matematica astratta ha delle conclusioni che derivano da premesse che sono logicamente necessarie, e il contrario non è possibile. Invece, nella conoscenza empirica probabile, fattuale, basata su materie di fatto, su fenomeni, in questo tipo di conoscenza una conseguenza derivata da premessa sarà anche vera, ma il suo contrario non implica contraddizione. Questi sono i due tipi di conoscenza. Fate attenzione che Hume è molto furbo. Hume vuole salvare la peculiarità della matematica che porta a teoremi certi, senza però dover smentirsi, dover ammettere che la matematica proceda da idee non derivanti dall'esperienza. Quindi attenzione, pensando che anche le idee matematiche derivino dall'esperienza, anche se poi vengono usate come se fossero indipendenti dall'esperienza, Hume ovviamente salva l'unitarietà della conoscenza e salva il principio fondamentale che tutte le idee, anche quelle della matematica, derivino dall'esperienza. Però c'è un particolare tipo di idee, quelle della matematica, che pur derivando dall'esperienza possono essere usate senza relazione con l'esperienza, possono dare cose certe proprio perché non indagano la natura con l'osservazione. Attenzione, Hume è furbo, Hume non vuole cadere nella contraddizione di Locke. Vi ricordate che Locke dice che la conoscenza deriva dai sensi, tutte le nostre idee derivano dai sensi, poi si smentisce dicendo che ci sono tre tipi di conoscenza, in cui la conoscenza empirica è la terza, meno certa, mentre le due conoscenze più certe sono due conoscenze non di tipo empirico, cioè la conoscenza intuitiva è la conoscenza dimostrativa. Cioè Locke si smentisce, prima dice che tutte le idee sono empiriche, poi dice che ci sono tre forme di conoscenza in cui solo la terza, quella meno certa, è empirica, mentre le altre due più certe derivano le loro idee, le idee dell'io e di Dio, non dalle impressioni ma dalla intuizione e dalla dimostrazione. È vero che si tratta di due idee soltanto, l'io e Dio, però Locke si smentisce perché deve ammettere che oltre alla conoscenza empirica esistano conoscenze di tipo dimostrativo e intuitivo
che derivano da intuizioni o dimostrazioni che non sono osservazioni empiriche. Invece Hume non vuole fare questo errore, Hume vuole anche lui, come Locke, come altri, distingue una conoscenza certa astratta, quella della matematica, che non è una scienza empirica, dalle conoscenze empiriche, però furbamente, per non smentirsi e cadere nella fallacia di Locke, dice che anche le idee matematiche, anche se non vengono trattate come tali, hanno un'origine empirica. Un altro excursus: chi ha studiato Leibniz, e noi l'abbiamo studiato, andati a vedere le nostre video lezioni su Leibniz, si rende conto che questa impostazione è appunto molto simile a quella della logica di Leibniz, anche se Leibniz è un filosofo molto diverso da David Hume. Non è Leibniz un empirista, è un razionalista, un intellettualista, anche se un intellettualista particolare, più furbo rispetto ad altri innatisti. Il famoso innatismo virtuale di Leibniz. Anche Leibniz distingue una conoscenza certa, matematica, da una conoscenza incerta, che è empirica, applicando proprio i due teoremi, i due principi logici che applica Hume. Una conoscenza necessaria, il cui contrario darebbe contraddizione, dice Leibniz, e Hume lo ripete, è una conoscenza che fa riferimento al principio di identità A uguale A. Le premesse, le conseguenze, comunque la relazione tra idee è necessaria e quindi si attua per identità. Secondo il principio di identità A uguale A, Leibniz lo chiama principio di identità. Chiunque conosca la logica sa che il principio di identità non è altro che una variante del principio aristotelico di non contraddizione, che dice che A è diverso da non A. Quindi queste idee sono certe, necessarie, e il contrario darebbe contraddizione logica perché sono poste insieme per identità. Invece parla, qualcuno se lo ricorda, le materie di fatto, le conoscenze empiriche, dice Leibniz, possono essere vere, possono essere false, per pensare il contrario non dà contraddizione. Leibniz dice che in questo caso viene utilizzato il principio di ragion sufficiente, c'è una ragione. Addirittura Leibniz qui è stranamente determinista, anche nelle cose che avvengono nella storia, nell'esperienza, possono avvenire, potevano non avvenire così, però c'è anche qui una ragione, un motivo, però il contrario in questo caso non dà contraddizione logica, quindi il principio non è più quello di identità, ma nel caso della conoscenza empirica per Leibniz il principio è quello di ragion sufficiente. Questa è la famosissima logica leibniziana. E quindi che lo schema è simile a quello di Leibniz. Qual è la conclusione di tutto questo? La conclusione di tutto questo, attenzione, è che la conoscenza astratta è certa, non possiamo sbagliare, deriva a priori dal pensiero, quindi la conoscenza certa dalla matematica, però è limitata, attenzione, non solo è limitata perché è limitata alla matematica, è limitata perché la matematica non ci dà nuove conoscenze. E qui arriviamo al punctum dolens, il punto in cui, e non è l'unico punto, in cui Hume si distingue dalla scienza sperimentale di stampo seicentesco di Galileo, Cartesio e Newton, che pensano che la realtà empiricamente possa essere conosciuta ma attraverso la matematica. Hume non è d'accordo, Hume non ha una buona opinione della matematica, l'abbiamo già visto, in generale questa è una tendenza del Settecento a sottovalutare la matematica e a innalzare invece le scienze, l'importanza delle scienze biologiche, psicologiche, fisiologiche, delle scienze degli esseri viventi. Per Hume la conoscenza matematica astratta è una conoscenza certa, però è una conoscenza sterile perché non ci fornisce nuove conoscenze empiriche, non ci fa quindi scoprire niente. La matematica, attenzione, da lui sottovalutata, serve solo a misurare, cioè a determinare gli aspetti numerici, nel descrivere gli aspetti numerici e quantitativi dei fenomeni.
la matematica serve solo a misurare i fenomeni, cioè a descrivere all'interno dei fenomeni degli aspetti numerici e quantitativi, mettere in una certa proporzione o di numerosità o di quantità i fenomeni, ma la matematica, dice Hume, non ci fa scoprire nuove cose, quindi è certa, però è sterile. Serve solo a misurare i fenomeni, invece ciò che ci fa scoprire nuove cose, ciò che ci fa andare avanti nella scienza sperimentale è la conoscenza empirica, fattuale. Pur essendo incerta e solamente probabile, ci fa scoprire nuovi fenomeni. E questa per lui è scienza sperimentale. Quindi lui sottovaluta la matematica, ma in realtà così aveva già fatto Francesco Bacone, ma Bacone è più scusabile perché viene prima di Galilei, nessuno aveva ancora pensato di applicare la matematica alla fisica, però dire la stessa cosa di Bacone dopo Cartesio, dopo Newton è assolutamente impressionante, però Hume lo fa ed è il suo empirismo radicale che lo conduce a questo. I fenomeni per lui non possono essere conosciuti a priori dal pensiero, attraverso la matematica. Ricordate, in Galileo ci fornisce delle ipotesi che devono prevedere il futuro. Non si possono, dice Hume, prevedere classi di fenomeni con una teoria unica generalizzante che addirittura prevede che il fenomeno nelle stesse condizioni in futuro somiglierà a quello del passato. Per lui la scienza sperimentale non può basarsi sulla matematica o su modelli matematici o su modelli generali che per astrazione queste teorie generali derivano da casi simili, da casi empirici, da dati osservativi. La matematica quindi può solo misurare, quantizzare, dare degli aspetti, degli affinamenti numerici e quantitativi dei fenomeni, ma in realtà il fenomeno si conosce di persona, indipendentemente dalla matematica. Hume per scienza sperimentale intende qualcosa di diverso da quello che dicevano Galileo, Cartesio, Newton e da quello che diciamo anche oggi, ma è quello che pensate anche voi se fate il liceo scientifico, ma anche ovviamente se fate il liceo classico o altro. Per Hume, come per Occam, la scienza sperimentale è solo scienza individuale, scienza dell'individuale, solo e sempre scienza del singolare, di casi individuali. Come dice Occam, esiste solo il singolare, l'individuale, e noi possiamo conoscere soltanto il singolare o l'individuale. Noi possiamo conoscere il cane A che è nero, possiamo conoscere il cane B che è nero, possiamo conoscere il cane C che è nero e basta. Questa è la scienza sperimentale secondo Hume, conoscere fenomeni individuali particolari, fenomeni singoli che in nessun modo possono essere rapportati tra loro in una relazione generale. Io vedo 10 cani, sono tutti neri, non potrò mai, secondo Hume, arrivare da questo alla conclusione tutti i cani sono neri. Non può esistere una generalizzazione, la teoria formata da casi individuali che si somigliano. Per lui scienze sperimentali come per Occam per il Medioevo, e questa è proprio la conseguenza dell'empirismo radicale, è solo la conoscenza di singoli fenomeni individuali, ognuno separato, autonomo dall'altro, che in nessun modo possono dar luogo a delle teorie scientifiche di tipo generale. Io posso conoscere solo quello che ho visto, quello che è qui diretto di fronte a me. Non posso dire, lo vedremo nella prossima lezione con la famosa teoria humeana della critica alla causalità, non posso dire che il fulmine è la causa del tuono. Non posso costruire una teoria generalizzante da fenomeni che avvengono sempre uno dopo l'altro. Il fulmine è la causa del tuono, che è l'effetto. Non è vero, io posso solo conoscere un fulmine, ho conosciuto un fulmine, empirismo radicale, perché io conosco solo casi individuali. Io ho avuto la percezione sensibile di quello specifico fulmine. La percezione sensibile la chiama impressione. Poi, subito dopo, ho avuto l'impressione sensibile del tuono. Io conosco il fulmine e separatamente dal fulmine conosco il tuono, perché conoscenza è solo la percezione diretta
è l'idea del ricordo che ne deriva, di fenomeni che io ho visto in maniera attuale, in maniera diretta. Non posso metterli in relazione, perché questa sarebbe metafisica. Per lui il principio fondamentale della scienza, la relazione causa-effetto, è in realtà un principio metafisico, un inganno. In nessun caso posso dire che ogni fulmine sia la causa del tuono successivo. Non posso dire quando c'è un fulmine che subito dopo ci sarà un tuono. Ho verificato migliaia di volte che dopo il fulmine c'è un tuono. Non importa, io metto in relazione di causa-effetto queste due cose. Vi ricordate perché? Solo per abitudine, custom, abitudine che è qualcosa di istintivo dentro di me. Non c'è alcuna prova che fuori di me in natura ci sia una vera relazione causale tra fulmine e tuono, e quindi che io possa dire che c'è una legge generale: ogni volta che c'è un fulmine dopo c'è il tuono, perché magari il fulmine è la causa del tuono. Conosco fulmine e tuono come fenomeni separati e in nessun modo possono essere connessi. Questa connessione di materia e di fatto, a differenza delle connessioni di idee della matematica, è assolutamente un pregiudizio basato sull'abitudine. Quindi la scienza sperimentale e le sue teorie esplicative non possono esistere. Lui, come Occam, per scienza sperimentale intende solo la conoscenza di un fenomeno empirico particolare, separato da ogni altro fenomeno empirico particolare. Non posso dire X è la causa di Y, perché questa sarebbe una teoria metafisica. Sapete anche perché? Perché pretende di estendersi anche in futuro, di dire che in modo del tutto non sperimentato sperimentalmente, che il futuro somiglierà al passato, che siccome X nel passato, sempre 1.000.000 di volte, X è sempre stato la causa di Y, anche in futuro X sarà causa di Y. No, questa è metafisica. Io non posso prevedere assolutamente il futuro, costruire teorie che mi dicano come avverrà il fenomeno in futuro. Il contrario di quello che diceva Galilei. Ricordate che Galilei diceva: quando una teoria è valida, quando una teoria può prevedere il fenomeno nel futuro, che si realizzi in maniera del tutto simile a quelli della stessa classe nel passato. Questa generalizzazione, secondo Hume, è totalmente empirica. Io non posso dire che tutti i cigni sono bianchi, perché ho visto solo e sempre cigni bianchi. In futuro potrà esserci anche il cigno nero, quello che Popper, grande filosofo della scienza del XX secolo, che segue Hume, chiama evento falsificante, d'accordo? Quindi non è una stramberia questa negazione della relazione di causa-effetto, questo dire che le teorie scientifiche generali, le astrazioni che derivano da casi singoli e devono prevedere altrettanti casi singoli simili a quelli da cui è nata la teoria, non è una baggianata a dire c'è un problema. Lo diceva Hume, ma lo diceva anche Popper nel XX secolo. Questo problema, il problema dell'induzione, lo chiama Popper. Comunque il problema: posso costruire teorie generalizzanti dalla conoscenza di singoli fenomeni? Abbiamo visto, Hume dice no, conosco solo ogni singolo fenomeno separato e indipendente dall'altro. Questo problema è un problema grossissimo della scienza, della filosofia della scienza, di che cos'è la teoria scientifica, di come si fa l'esperimento, di quando una teoria scientifica è vera, è valida, può essere falsificata, è valida provvisoriamente. Hume anticipa in maniera eccezionale alcuni problemi di filosofia della scienza che saranno posti nel XX secolo. Problemi ancora dibattuti di filosofia della scienza. Karl Popper, uno dei più grandi filosofi, il filosofo del falsificazionismo del XX secolo, era d'accordo con David Hume nel dire che una teoria non è mai derivata da induzione, da casi singoli. Io non posso generalizzare, dice Popper, è solo una teoria probabile, ma ci sono tantissimi esperimenti che convergono a dire questo, significa che è corroborata, ma non potrà mai essere una teoria pienamente verificata. Potrà sempre comparire il cigno nero. Continuiamo la prossima volta, la prossima lezione. Spero di non essere stato molto lungo e prolisso in queste video lezioni,
però ho cercato davvero di presentare Hume in tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi risvolti, anche quelli a volte un po' sottovalutati. Però adesso abbiamo impostato bene la filosofia di Hume, ci resta da parlare riguardo alla conoscenza soltanto, si fa per dire soltanto, delle sue grandi critiche e della dissoluzione della metafisica tradizionale. Le sue tre grandi critiche, quello che lui chiama il sapere metafisico, ovvero oltre alla critica che vi ho già accennato contro la critica dell'idea di causalità, anche la critica all'idea di sostanza è la critica all'idea cartesiana di io. Hume porterà alle estreme conseguenze la critica delle sostanze avanzata da Locke. Ricordate che era timido, diceva le sostanze esistono ma noi non le conosciamo, però esistono. Hume dirà se non le conosciamo le sostanze non esistono o potrebbero non esistere. Scetticismo, empirismo, criticare di Hume. Se le sostanze non esistono, anche questo tavolo che sembra darmi una percezione, un'impressione che deriva dal tavolo stesso, anche questo tavolo potrebbe non esistere. Quindi tratteremo la famosa critica alla causalità, la relazione di causa-effetto che ha reso Hume famoso nei secoli, ma anche la sua critica all'idea di Dio e la sua critica all'idea di sostanza. Ci vediamo la prossima volta, continuate con me a studiare David Hume. Arrivederci e grazie.